Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi sono in compagnia con il nuovo starter set di Dungeons and Dragons denominato Heroes of the Borderlands. Perché vi porto questo prodotto? Prima di tutto è l'ultimo format che vorrei portare in contemporanea con gli altri due, chiaramente quello relativo ai giochi da tavolo e quello ai giochi di carte collezionabili, nello specifico di Riftbound. Quindi questo starter set che mi ha incuriosito da quando è stato annunciato, poiché secondo me, anche dopo averlo analizzato e visto nel suo contenuto, è l'anello di congiunzione più vicino che sia stato mai creato fra il gioco di ruolo e il gioco da tavolo. Sicuramente che avrà spiazzato anche i giocatori di Dungeons and Dragons più veterani. Infatti, al suo interno, come vedremo fra poco, ci sono tanti componenti che chiaramente si rifanno al gioco da tavolo e nello specifico ai dungeon scroller, tant'è che quando l'ho aperto mi sembrava di vedere una sorta di reimplementazione di Hero Quest, però amalgamata con le meccaniche e la libertà di un gioco di ruolo. Dunque, è probabile che la Wizard of the Coast abbia voluto con questa mossa attirare quei giocatori che fanno parte ancora della fetta dei board gamers, quindi che non bazzicano molto col gioco di ruolo, che comunque non giocano del tutto. Sicuramente con questo prodotto potranno ritrovarsi un po' più a casa, diciamo, e secondo me questo era anche l'obiettivo di questo starter set, quindi cercare di ampliare la fetta di pubblico, magari perché no, ci saranno anche riusciti. Sicuramente, come detto, questo è un prodotto che mi aveva davvero molto incuriosito e all'atto pratico ha confermato le mie sensazioni iniziali. Dunque, credevo che fosse il prodotto più idoneo da portare su un canale legandosi al gioco da tavolo. Volevo anche cogliere un attimo l'occasione per informarvi che prossimamente sul canale inizierà una serie di episodi dedicati nello specifico a questo starter set, dove porterò una campagna online con degli amici, però sotto una veste veramente originale. Passatemi il termine, quasi come se fosse una serie TV. Quindi però non voglio spoilerare troppe informazioni ora perché ci sarà un video apposito prossimamente dove approfondirò questo mio progetto. Ora è tempo di lasciarvi con l'unboxing, così potrete vedere con i vostri occhi quello di cui vi parlavo e sicuramente anche voi avrete quella sensazione che più che un gioco di ruolo canonico, questo sia in realtà un ibrido fra queste due tipologie di gioco. A questo punto vi lascio al video. Questo starter set ci offre un approccio molto introduttivo, come è giusto che sia, al sistema di D&D. Ecco, la peculiarità quindi di questo box è quello che al suo interno, come potete vedere, ha, oltre che le mappe, che veramente ben fatte, lo andremo a vedere, ha tutto quello che ci ricorda un vero e proprio gioco da tavolo, partendo dalle schede personaggio. Appunto questa è la prima volta, almeno vado a memoria, che la Wizard of the Coast inserisca all'interno di un prodotto D&D delle schede appunto con questa tipologia di composizione, perché permettono di alloggiare le carte equipaggiamento negli slot. Anche questo è un elemento del tutto nuovo per quanto riguarda il mondo di D&D. Ancora avremo dei token per i denari, i punti vita, le tessere per i mostri, quindi appunto con i loro bellissimi artwork e le loro caratteristiche. Avremo ancora le carte per gli NPC, quindi personaggi non giocanti, le pedine dei nostri eroi, i token mostro. Davvero, questo è un prodotto sotto questo punto di vista che segna
un ponte tra il gioco da tavolo classico e il gioco di ruolo, motivo per il quale volevo davvero introdurre questo nuovo format dedicato al gioco di ruolo con questo prodotto, perché lo ritenevo quello giusto anche da poter mostrare e proporre a chi magari non si è mai approcciato prima con dei giochi di ruolo. Quindi questo potrebbe essere, perché no, un punto di partenza. E quindi ora andremo a fare il vero e proprio unboxing. Ecco, e prima cosa troviamo il Quick Starter Guide, quindi la guida introduttiva per iniziare ad addentrarci nel mondo del gioco di ruolo, ossia di D&D. Vedete, sono dei vari paragrafi: scelta del ruolo, iniziazione, le avventure e tutti i vari componenti. Peraltro c'è anche un codice QR che all'occorrenza ci può servire come un video introduttivo al gioco. Proseguiamo, abbiamo la guida di gioco, vedete, molto belle come sempre le illustrazioni, anche la rilegatura con questo filo molto carina. Quindi abbiamo le carte con i vari background, vedete l'Alcolite, le carte delle razze, in questo caso l'esempio del nano, carte equipaggiamento, la composizione, come vi dicevo, delle dashboard dei personaggi, quindi delle varie classi, le carte per quanto riguardano gli oggetti magici o ancora gli NPC, le tessere per i vari mostri, con il retro, con tutte le varie caratteristiche. Davvero credo che questo approccio sia Incremento del quality of life, certamente non indifferente. per chi ha sempre giocato i giochi di ruolo nella maniera canonica, ossia carta e penna, le schede, personaggi stampate con le loro belle righe da compilare. Qui in questo caso il gioco ci viene incontro fornendoci praticamente tutto quello di cui abbiamo bisogno per iniziare a giocare, è tutto a portata di mano praticamente. Credo che in fin dei conti tutti i giocatori desidererebbero che le uscite di D&D avessero questo materiale all'interno. Probabilmente il prezzo sarebbe più alto, però ripeto, a giovarne è l'accessibilità e il setup, la giocabilità sicuramente del prodotto. Quindi proseguiamo, qui appunto ancora spiega alcune nozioni fondamentali sullo sviluppo del gioco e sulle varie meccaniche. I famosissimi diventi, per chi non lo sapesse, sono i canonici dadi che vengono utilizzati per i check delle varie prove di statistica. Ancora abbiamo l'esplorazione, il combattimento, il danno e la cura, quindi tutto quello che appunto è il sistema di D&D, ma non solo, anche delle dritte su come masterizzare al meglio, sull'aspetto chiaramente di interazione tra i personaggi e il master. Chiaramente questo è pensato per dei giocatori novelli e quindi è giusto che comunque anche il master abbia dei consigli da seguire e poi chiaramente via via andare a migliorare con tutto il gruppo di gioco. Proseguiamo, troviamo ancora 3 altri tomi, e sono quelli che fanno riferimento alle avventure in diversi settings. Infatti abbiamo
le wilderness, sarebbero appunto le terre selvagge. Ancora abbiamo la rocca nelle terre di confine e infine abbiamo le caverne del caos. Questi tre tomi ci danno un differente approccio per le nostre avventure. Infatti, se le terre selvagge si incentra fortemente sull'esplorazione, appunto sulla apposita mappa, troviamo poi quella che fa riferimento alla rocca, dove invece c'è un focus sull'interazione, quindi con i vari abitanti e personaggi all'interno di questa rocca, dove potremmo prendere delle missioni, quindi svolgere dei compiti per guadagnare delle ricompense poi da spendere per acquistare dei servizi o dell'equipaggiamento. E infine abbiamo l'ultimo libretto che invece, come potete ben immaginare dal titolo, Le caverne del caos, si focalizza sul combattimento, quindi è qui che andremo a vagare per queste caverne infestate ed è qui che incontreremo diciamo, gli scontri più duri da affrontare e quindi dovremmo arrivarci anche preparati. Normalmente è una di quelle sezioni che si affronta per ultimo. Continuando, abbiamo una lettera per gli avventurieri. Tutto questo materiale sicuramente concorre a creare dell'atmosfera al tavolo. Ancora abbiamo dei fogli di vendita, quindi delle provviste, strumenti musicali, vedete, molto molto carini. Qui abbiamo il Drunken Dragon Menu, quindi il menu della locanda. Ancora il foglio di riferimento per i servizi della chiesa, quindi le donazioni. Poi l'immancabile venditore di equipaggiamenti, quindi il commerciante, vedete quello che potremmo acquistare con i relativi prezzi dalle armature, scudi e le armi. Davvero molto bello. Proseguendo, troviamo qui un malloppo di mappe, sono davvero tante, le andiamo a vedere. Allora abbiamo quelle relative alle caverne, ne apro solo una giusto per darvi un'idea di quanto comunque siano grandi, vanno sicuramente anche fuori camera, però non importa perché voglio mostrarvi comunque anche la qualità degli artwork. Qui è dove avverranno principalmente i combattimenti. Quindi abbiamo 4, 5 relative alle caverne del caos e ognuno delle quali dovrebbe avere due facce differenti. Vediamo se ho ragione. Sì, questa è la Cave K e l'altro lato era la Cave J. Quindi comunque si deve moltiplicare ogni mappa per 2. Continuando, troviamo la mappa della rocca, questa più piccola di quelle delle caverne, vedete, anche questa molto bella, con le varie location. E dall'altro lato abbiamo invece la mappa delle terre selvagge, le wilderness. Veramente molto carine queste mappe. Qui ancora un'altra mappa per le caverne.
Proseguendo abbiamo invece delle mappe che riguardano appunto le terre selvagge, che sono più piccole comunque. Abbiamo questa. A questo lato abbiamo una sorta di acquitrino. Vedete, ogni quadrato equivale a 5 piedi. Abbiamo quest'altra. Queste le apro perché sono più piccole e quindi anche più facile da mostrarvi. Appunto la foresta. E dall'altro lato abbiamo un sentiero. Quindi ora passiamo alle schede personaggio. Allora, abbiamo il chierico, vedete, con i vari alloggi, per le carte, per i segnalini, le informazioni, i nostri punteggi per le varie statistiche, forza, costituzione, conoscenza, destrezza, intelligenza e carisma. Dall'altro lato abbiamo il riferimento per il livello 2. In questo starter set si dovrebbe arrivare fino al livello 3. Infatti qui abbiamo il livello 3, anche da questo lato, però con la differenza appunto della sottoclasse. Quindi a livello 3 ci si specializza e si può scegliere un percorso differente, e questo chiaramente arricchisce comunque l'esperienza per introdurre nuovi giocatori anche al sistema delle sottoclassi. Andando avanti abbiamo il fighter, quindi stesso discorso, la prima livello 1 e livello 2, poi abbiamo le sottoclassi, anche per questo abbiamo il campione e l'Eldritch Knight. Quindi proseguendo abbiamo il brigante di livello 1, livello 2, e poi il livello 3 che presenta anche qui chiaramente le sottoclassi assassino o ladro. E infine l'immancabile mago, che a livello 3 avrà come sottoclassi l'Aburer o l'Evocatore. Molto comode queste schede perché spiegano tutto quello che c'è da sapere, hanno tutte le informazioni di riferimento per tenere sotto traccia tutto quello che riguarda il proprio personaggio. Ottima idea da parte della Wizard of the Coast di introdurre tutto questo materiale così chiaro per i giocatori, e ripeto, sicuramente questo potrebbe essere, perché no, un'idea anche per altre uscite future. Ora passiamo alla componentistica che ci avvicina ancora di più al gioco da tavolo, appunto i token. Abbiamo i token per le monete, da tagli da 1 e 5 e 25. Poi abbiamo i segnalini mostro, vedete, molto belli anche gli artwork. Veramente abbiamo gli iconici nemici di D&D, dai banditi ai goblin, ai lizardmen, gli zombie. C'è tutto quello che serve per giocare delle campagne in maniera molto semplificata. Ancora abbiamo altri token per i mostri e quelli più grandi, che scommetto appunto essere sorte di boss, comunque mostri più impegnativi.
Ancora proseguendo abbiamo i token dei giocatori raffigurati a mezzo busto e altri segnalini da piazzare sulla mappa di gioco. Vedete, abbiamo i segnalini di terreno, abbiamo ancora altri segnalini potere, i segnalini punti vita da 1 a 5 e segnalini gemma. Tutti rispettivamente posizionabili sulla dashboard del giocatore. In fondo quindi troviamo le carte di cui vi parlavo, le carte di background che ci assegnano praticamente delle peculiarità al nostro personaggio, quindi delle abilità che avremo sempre in maniera passiva oppure da attivare in base alle circostanze. Quindi abbiamo l'alcolite, il criminale, l'intrattenitore, il contadino, la guida, l'eremita, il saggio, il soldato. Poi abbiamo le carte razza, chiaramente, quindi il nano, anch'essi con le loro peculiarità. Vedete anche ci sono degli alloggi per i token, in questo caso i token potere, che servono per poter attivare determinate abilità. Quindi sia maschio che femmina, stesso discorso per gli elfi, gli elfling, gli umani, quindi le canoniche 4 razze. Proseguendo abbiamo le carte per gli oggetti magici, che sono oggetti più rari e più forti rispetto a quelli classici. Vedete, tutti ben raffigurati e con esattamente la spiegazione dietro del bonus o dell'abilità che ci forniscono. Svariate pozioni come sempre. Ebbene sì, hanno fatto anche le carte per gli incantesimi del mago. In questo caso sono raffigurate da delle comunque icone abbastanza carine. Vedete le tipologie di incantesimo con il funzionamento sull'altra faccia della carta. Quindi sono anche abbastanza, devo dire, e ognuna poi fa riferimento al vario livello, quindi per poter essere utilizzata. Sono davvero, davvero tante, come vedete. Quindi, andiamo avanti. Qui abbiamo le carte NPC, ma non solo. Vedete gli NPC che incontreremo durante le nostre sessioni di gioco con i loro bei artwork e anche quello e con i loro tratti o altre informazioni che potrebbero servirci durante l'interazione con quest'ultimi. Vedete, lo stile di D&D è sempre comunque abbastanza riconoscibile. Proseguendo abbiamo poi le carte equipaggiamento, appunto diciamo equipaggiamenti base, comunque perlomeno non rari, sono tutti oggetti quelli che vedete qui. Poi abbiamo gli immancabili e iconici dadi, chiaramente di 20, di 6 a 4, a
8 facce e così via. Abbiamo anche i fogli per tracciare il combattimento, quindi l'iniziativa, i danni assegnati, le varie condizioni. E infine troviamo le tessere dei mostri. Quindi, vediamo un attimo, queste sono tutte le statistiche, le caratteristiche dei vari mostri. Voglio vedere fino a dove arrivano per poi mostrarvi gli artwork. Ok, quindi, e qui vedete, abbiamo mostri di tutte le tipologie, spade animate, volanti, banditi, bugbear, warrior, questa sorta di uomini bestia, i carrion crawler, addirittura anche questa nonnina, appunto, è catalogata come mostro. Vabbè. Poi abbiamo il Dragon Wyrmling. Davvero, vedete la bellezza di questi artwork comunque. Cultisti. E chi più ne ha più ne metta, i famosissimi Gnoll, i Goblin. Davvero, sono tantissimi. Gli iconici Mimic. Una pletoria infinita di mostri per questo set base. Quindi, che dire, questo era tutto il contenuto di questa compatta ma pesante scatola, e devo dire che quello che ho visto mi è davvero piaciuto in termini di qualità dei materiali, di artwork, e sicuramente, come detto, vi sarete resi conto che questo prodotto, come vi avevo anticipato, è la cosa più vicina che ci sia in termini, ma non solo di presentazione, ma anche di accessibilità e ergonomia, al mix perfetto fra gioco di ruolo e gioco da tavolo. Quindi se questo video vi ha incuriosito e vi è piaciuto in termini di quello che avete visto come contenuto, e vi domandate come tutto questo possa essere gestito in un'esperienza di gioco di ruolo, ebbene, vi invito a seguire i prossimi video dedicati a questo fantastico gioco, nonché mondo fantasy. Dunque, siamo arrivati in chiusura del video. Io come sempre vi ringrazio per la visione e vi rimando ai prossimi contenuti qui sul canale, e come sempre vi auguro buon gioco a tutti.